Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Luigi Locatto, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di averci invitato qui e darci questa possibilità di parlare del nostro lavoro, insomma, e anche di contribuire alla diffusione della cultura della chitarra. Allora, lo strumento che abbiamo appena ascoltato dalle mani del maestro Andrea De Vitis è un tuo progetto personale o è una copia o si ispira a strumenti storici? Ma direi che tutte e due le cose, perché l'idea di partenza è il lavoro di Simplicio, padre e figlio, Francisco e papà. Io ho avuto l'occasione di vedere la prima volta uno strumento di questo tipo alla fine degli anni '80. Dopodiché ne ho viste diverse, ne ho riparate diverse e così un po' per volta è cresciuta la mia ammirazione per questo modo di costruire. Diciamo che io parto da qui e poi applico le mie idee personali sulla scelta dei legni, sull'uso del legno, perché penso che poi alla fine l'altro grande protagonista oltre al modello sia proprio il modo di capire il legno e di usarlo al meglio possibile. Tornando a Simplicio, per me questo autore segna proprio un po' il passaggio tra Torres, Manuel Ramirez e l'epoca successiva. E inoltre, a parte il fatto che appunto Barrios suonava da Simplicio, però poi anche oggi ci sono concertisti come Paolo Steiber, come Pablo Marquez che suonano Simplicio, e diversi altri, Italia, Svizzera, Germania. E quindi cioè tutto questo mondo che rappresenta Simplicio. E poi è stato anche riferimento per molti nostri colleghi con nomi molto importanti, perché un Daniel Friedrich, Kono, Del Rubio, insomma non è poco. Per questo mi riconosco molto in questo tipo di tradizione, sia dal punto di vista del lavoro proprio costruttivo a livello sonoro, della ricerca estetica del suono, ma anche dell'impiego di materiali, per esempio l'uso del pelsandro rigo, del satin wood, del mogano, quant'altro, tutto un po' questo. Io mi riconosco in questo modo di costruire, però i miei strumenti non è che sono delle copie esatte di un progetto di Simplicio, sono più che altro un modo di sviluppare un'idea generale dell'impianto strumento, cioè pesi, proporzioni, rapporti tra il piano, il fondo, le fasce, come devono essere questi elementi e quanto pesano, eccetera. Quindi è più che altro una ricerca continua, un lavoro di ricerca e di verifica. Per me è comunque fondamentale cercare il suono primi del Novecento, non solo perché è affascinante, perché è bello, eccetera, ma perché secondo me è proprio, bisogna rendersi conto che il 90% della musica che ascoltiamo nelle sale da concerto è stato o addirittura scritto in quel periodo o immediatamente precedente, con ancora nelle orecchie il suono di Torres, oppure è stato scritto immediatamente dopo, fino all'altro ieri, con però un riferimento culturale radicato nel ricordo di quella dei primi del Novecento, per cui anche chi scriveva musica o chi ascoltava nei film, perché poi tutto questo è avvenuto dall'inizio del Novecento con l'invenzione del film, con la diffusione della registrazione, per cui l'effetto di quel suono è quello che per il personaggio, diciamo, vissuto dal primo Novecento alla fine, direi quasi ai giorni nostri, è l'archetipo del suono di quel periodo. Nella tua produzione realizzi anche altri modelli o progetti diversi? Allora, ci sono due aspetti, perché da un lato, siccome sono concatenati tra loro, perché siccome mi occupo anche di restauro, chiaramente ho visto e ho messo a punto, anche aperto, diversi strumenti anche storici, la fleta, Simplicio, Garcia, Arias, Panormo, Santos Hernandez, Domingo Esteso, poi gli italiani, Guadagnini, Fabbricatori, poi anche tornando agli spagnoli, Gomez Ramirez, Manuel Ramirez. Io ho visto un po' tante cose e credo di aver imparato qualcosa da tutto questo e quindi, diciamo, in maniera correlata poi diversi miei clienti mi hanno chiesto di realizzare anche proprio delle vere copie, per esempio Panormo ne ho fatti diversi, ma anche autori come Friedrich, Lacotte, Dubois, Torres. Il restauro è molto bello, comunque è un lavoro bellissimo, anche se ci si sente un po' tanto responsabili per quello che si ha tra le mani, però insomma si impara molto, è molto bello.
nella tua produzione in futuro ci sono delle novità nel medio-lungo termine? Ma non credo, novità sostanziali sicuramente no. Mi piacerebbe magari avere degli ordini che mi costringano piacevolmente a dedicarmi di più forse a autori ancora precedenti, tipo Torres, Manuel Ramírez, ecco, ci lavorerei molto volentieri. Non solo a restaurarle, ma proprio a farle, a tentare di vivere quell'avventura che è capire uno strumento, provare a farne uno simile per capirlo fondamentalmente, più che per imparare qualcosa, anche se poi la cosa è strettamente correlata. Io penso che continuerò a fare il mio lavoro a piccoli passi, spero di poterlo fare ancora a lungo e di avere anche l'occasione, facendolo, di contribuire a diffondere una certa attenzione per la cultura, diciamo, del suono tradizionale, del fascino del suono tradizionale, che secondo me è fondamentale. Cioè oggi, specialmente oggi, in un mondo come questo, dove appunto ricordo che ai miei tempi, quando si andava a sentire Segovia, eravamo tutti seduti per terra, e avevamo 20 anni, avevamo 25 anni, mentre oggi spesso io vado a concerto e trovo persone di 60 anni in su, ecco, quindi c'è proprio questo problema di far conoscere la cultura. È una cultura basata appunto sulla bellezza del suono, sulla raffinatezza espressiva, su queste cose, che devono essere in primo piano rispetto per esempio alla ricerca del volume. Tanto più oggi, dove ci sono dei microfoni di una sensibilità incredibile che possono restituire al pubblico qualunque tipo di sfumatura, se c'è. Ringraziamo il maestro liutaio Luigi Locatto per essere stato qui con noi.